No, 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 cazzo! Giorno 5 della nuova era. Oggi ho avuto uno scatto di rabbia che assolutamente non è da me. Avrei voluto prendere a pugni qualcuno da quanto ero incazzato. Non so se preoccuparmi o meno. È stato un episodio isolato per il momento, ma dovrò farci attenzione. La reclusione in un posto simile per troppo tempo potrebbe pregiudicare la mia lucidità. Sempre che non ne abbia già più, è chiaro. Pur con l'attenuante della solitudine, parlare con un orsacchiotto di peluche non può certo definirsi un comportamento equilibrato. Non fare quella faccia, specie se quello poi a volte ti risponde. Su consiglio di Mordred comunque ho iniziato a tenere un registro giornaliero delle scorte, in modo da sapere con esattezza quanto cibo consumo e in che misura utilizzare le altre risorse disponibili. Il cibo al momento rappresenta la mia preoccupazione maggiore. L'acqua e l'energia elettrica infatti continuano ad essere erogate normalmente e non dovrebbero rappresentare un problema nel breve termine. La guerra che si sta combattendo là fuori non prevede l'utilizzo di armi, ordigni e altre diavolerie più avanzate delle nude mani, perciò le infrastrutture sono ancora tutte lì. Continuano a funzionare, per inerzia. Ho comunque scorte di benzina per il generatore e alcune taniche d'acqua per le emergenze. In caso di interruzione nell'erogazione esterna dovrei essere a posto per almeno una settimana. Il cibo invece è poco e non ho modo di sostituirlo con nient'altro. A meno che non decida di mangiarmi l'orso. Cosa che a giudicare da come mi guarda non sembra un'idea praticabile. È strano che mio fratello, maniaco com'era della precisione, abbia lasciato scorte così esigue. Ad un regime alimentare appena normale mi basterebbero per una ventina di giorni. Nel momento che potrei dover rimanere qui sotto per più tempo, sarà meglio iniziare a razionare tutto in maniera più rigida. Non vorrei essere costretto a uscire quando quelle cose sono ancora in giro a uccidere chiunque gli capiti a tiro. Anche le batterie stanno per finire e la scatola era già quasi vuota quando l'ho trovata. Niente musica in cuffia d'ora in poi. Peccato. Il kit di pronto soccorso è l'unica risorsa alla quale non ho ancora attinto. Anche qui comunque devo registrare un'insolita carenza di attenzione nei rifornimenti. Spero di non dover curare nulla di più grave di un taglietto alla mano, o saranno cazzi. A chi tocca muovere? A te, come al solito. Quando sono entrato qui dentro, la partita era già iniziata. Chissà da chi. Chissà da quanto. Io me la cavo, ma Mordred è decisamente su un altro livello. Sento che avrebbe già potuto battermi, se il tenermi sulla corda non lo divertisse così tanto. Stai cercando di ritardare la sconfitta. Bravo. Ma per quanto potrai resistere? Falla finita e muovi. Torre in C4. Anche mio fratello era appassionato di scacchi. È stato lui ad insegnarmi le regole anni fa e ogni tanto facevamo una partita. Per tenermi in allenamento, diceva. Per farmi il culo a strisce ogni volta, dicevo io.
Non è strano che continui a pensare a lui. Questo posto non fa che ricordarmelo. Mordred non fa che ricordarmelo. Non credo sia un caso che abbia assunto la sua voce. Questo posto è stato il suo posto. I muri trasudano del suo spirito, l'ha letteralmente costruito con le sue mani. In un certo senso il concetto dei morti che continuano a vivere dentro di noi, in questo caso è ribaltato. Io vivo dentro mio fratello. È una cosa che mi fa venire i brividi, se ci penso troppo. Eppure ho accettato la cosa più surreale di questo posto con la stessa velocità con cui un bambino ritiene plausibili i cartoni animati in TV. Forse è la necessità di avere qualcuno con cui parlare, o la necessità di qualcuno che mi biasimi per ciò che ho fatto, o forse perché non me ne frega più un cazzo dopo tutto quello che è successo. Reale ed irreale diventano concetti astratti una volta passato il confine. Oggi ho controllato sull'enciclopedia. Il virus che ho visto in azione fuori di qui assomiglia effettivamente a come viene descritta la rabbia. Stessi sintomi, stessa modalità di trasmissione. Ma presenta uno sviluppo che per quanto ne so è completamente diverso. Non posso quindi affidarmi totalmente a quanto riportato nei testi medici. Potrebbe trattarsi di una mutazione, o, che so io, magari avere un decorso molto più lungo del virus originale. Molto, molto più lungo. In ogni caso la sostanza non cambia. Mio fratello non era malato quando è cominciato tutto. Stavamo guardando insieme la partita e insieme siamo fuggiti. Sono sempre stato più veloce io di lui. E anche quando l'hanno preso e ho cominciato a correre, e ho continuato a correre, a correre, a correre, mentre gli stavano spaccando la testa. Non ho fatto niente. Ma allora, chi sono i veri assassini? Loro? O io? Vorrei tanto chiederti scusa, sai? E forse questo è l'unico modo. Please don't end.